Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale. Faccio questo video molto veloce. Adesso in realtà non ero in previsione di fare questo video, però perdonate il casino, ma stavo facendo alcuni lavori e, e ho ancora il banco, insomma, in pieno lavoro, diciamo. Allora, faccio questo video appunto, approfitto dell'occasione perché penso che possa essere una cosa utile a tutti, quantomeno a chi è interessato a questo coltello qua, che ce l'ha o che è interessato ad averlo. È un particolare di cui ho parlato anche con i ragazzi all'ultima uscita e vi dico la mia esperienza. Ho acquistato questo Esizula, ehm, ho già avuto l'Esizula in passato, ma poi, come mi capita spesso, ho rivenduto e poi adesso ho ricomprato perché mi è ritornata voglia di averlo. L'ho ricomprato, adesso non entrerò troppo nei particolari del coltello, ma vi spiegherò un attimo la mia esperienza e quello che ho fatto. L'ho ricomprato perché ho trovato questa versione praticamente che è uno stone washed con comunque che mantiene la lama abbastanza scura, ok? Quindi praticamente una versione senza copertura, ok? Quindi è un stone washed dark, diciamo, scuro. Che cosa succede? Mi arriva questo coltello, ok? E praticamente ho comprato anche le guancette accessorie perché comunque il coltello è molto comodo e per un neck knife ha senso avere solo lo scheletrato comunque con un po' di paracord eccetera. Il problema è che comunque quando si usa ovviamente è solo uno scheletrato, quindi nei lavori, piccoli lavori va bene perché non so, aprire un pacchetto, tagliare un cordino va benissimo. Per lavori sul legno dove spingete un po', comunque avere una certa rotondità, no? Dà un po' più di stabilità in mano perché il manico già è corto, no? Quindi gli dà comunque un vantaggio avere le guancette in micarta e quindi gliel'ho presa accessoria. Mi arriva questo coltello, no? Con le guancette e tutto, vado a montare le guancette, ma questo non è successo solo a me perché mi è capitato di sentire anche un altro amico e aveva lo stesso problema. Purtroppo avevo fatto un mini video, ma più che altro da girare all'assistenza, che però ho cancellato. Perdonatemi, ma non ero nemmeno sicuro, convinto di tenere le guancette e che poi di sistemarle io personalmente. Quindi, parlando con questo ragazzo, praticamente cosa succedeva? Che le guancette, quando io le montavo su questo Esizula, che quindi non ha la copertura, io penso che la spiegazione più logica che mi viene in mente è che le guancette e le viti erano tarate per l'Esizula con la copertura. Praticamente io quando montavo le guancette su questo Esizula senza copertura, ok, avvitavo, stringevo fino in fondo, le guancette si muovevano e questa cosa è capitata anche a altri miei amici che mi hanno confermato la stessa cosa. Ho contattato in questo caso il venditore che me le aveva mandate, gli ho detto guarda, io ho comprato il coltello con le guancette da mettere su, praticamente dico le guancette sono inutilizzabili per questo coltello. E lui non sapeva darmi la spiegazione, e io gli ho detto probabilmente sarà perché la lama, non avendo la copertura, comunque lo spessore è più esiguo rispetto a un'esizula che esce, ok, e poi viene verniciato e viene fatto quello spessore, no? Che si ha sulle versioni standard che sono verniciate. Non lo so se è così, questa è un'ipotesi che faccio io, ok? Comunque sia, le guancette che erano arrivate a me praticamente ballavano, ok? Ballavano completamente, quindi erano praticamente inutilizzabili. Io come usavo il coltello, le guancette si smontavano tutte. Allora, nell'ultima uscita io avevo appunto, se l'avete notato, questo Esizula a cui ero stato costretto a fare una manicatura in paracord, no, di cordino praticamente, per poterlo usare, per poterlo portare, no? Allora, adesso che avevo un po' di tempo, che cosa ho fatto? Praticamente, appunto, avevo queste guancette qui,
con i ragazzi si ipotizzava, mettici, chi mi consigliava, mettici uno spessore, no? Un po' di camera d'aria per fare spessore, perché alla fine è quello che mancava, agisci sulle guancette, perché praticamente lo svaso, molto probabilmente, questo svaso qua, ok, era troppo profondo, no? Ok? Quindi praticamente la vite arrivava a fine corsa e non la giravi più perché era arrivata, ma le guancette rimanevano lente perché non riusciva a stringerle. Quindi stamattina che cosa ho fatto? Adesso che avevo un po' di tempo, perché comunque quando uno è preso da lavoro, impegni, eccetera, non è che ha tutto sto tempo da star dietro a certe cose. E praticamente che ho fatto? Ho detto vado a agire molto semplicemente sulla vite, ok? Non su questa, ma bensì su questa. Quindi se vi capita, che cosa ho fatto io praticamente? E lo potete vedere, sono andato, cioè praticamente ho tagliato una parte di vite, ho accorciato questo pezzo qua, un lavoro fatto a casa, insomma, non è una roba, non serve che sia perfettissimo, ok? Come vedete l'ho tagliato, ok? L'ho un po' levigato attorno, tutte e due le viti, ok? E praticamente così ho accorciato questo componente della viteria, ok? Stessa cosa ho fatto qua, infatti lo vedete che è tagliato, no? E infatti praticamente facendo in questo modo ho accorciato questa parte e la vite praticamente non arriva a fine corsa quando io vado a posizionare le guancette, quindi ottenendo praticamente il risultato che il coltello, che la manicatura doveva avere. Quindi lo mettete così, lo centrate meglio che potete, ok? E praticamente poi andate a posizionare la vite molto semplice. Qui precedentemente io andavo a vitare, girava anche, avevo bisogno di due cacciaviti Torx, perché praticamente appunto la vite arrivando a fine corsa, quando andavo a tirare si girava anche dall'altra parte, ma non c'era comunque verso, non era quello che era risolutivo, perché comunque la vite praticamente non praticamente la vite arrivava a fine corsa e praticamente si muoveva tutta la guancetta, era proprio inutilizzabile, ok? Con questo lavoro qua adesso le viti si avvitano benissimo, ok? In questo modo, ok? Posso stringere, perché praticamente si è andato a colmare quel gap dato da il fatto che queste guancette sono tutte fatte uguali sia per la versione con la verniciatura sia per quella senza verniciatura, però capite, basta poco, uno spessore, evidentemente c'è un margine troppo stretto, cioè che basta cambiare e fare il modello senza la copertura, quindi gli toglie quello spessore e praticamente la viteria arriva a fine corsa e vi fa il casino che praticamente le guancette si muovevano tutte. Adesso le guancette sono belle stabili, il coltello si può usare, un bel grip, una bella funzionalità, ok? E quindi il venditore molto onestamente mi aveva detto rimandaci il coltello, rimandaci le guancette, facciamo il rimborso. Io sinceramente alla fine costano una ventina di euro, rispedisci, aspetta il rimborso, fai, ho preferito sistemarmele io. Quindi se avete avuto lo stesso problema sappiate che in questo modo si risolve e non è successo solo a voi, nel senso che è un problema capitato anche ad altri, compreso me, io l'ho risolto in questo modo, quindi molto semplice, sembra una cavolata, però comunque, non so, magari qualcuno è capitato e non sapeva come fare o ha in mente di ridarle indietro, comunque non le utilizza perché ha questo problema, sappiate che in questo modo il problema è risolto, la guancetta è fissa, è ferma. Il video, ripeto, di quando si muoveva non ce l'ho, se credete alla mia parola bene, se no provate a prendere la versione stonewashed con le manicature standard
e non so se è un caso mio che mi sono nate le viti più lunghe, ma mi sono arrivate viti più lunghe, ma non credo. Provate e penso che quasi sicuramente incorrerete nello stesso problema. Io l'ho risolto in questo modo. Quindi adesso il manico è stabile, è fisso. Se decido di fermarle abbastanza permanentemente ci metto un buon frenafiletti, semi permanentemente diciamo. Ok? E ho risolto il problema. Ragazzi, spero che il video vi sia utile. Se avete domande sono a disposizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!